Nel V secolo d.C., nell'impero romano occidentale, alcuni popoli insediatisi come federati all'interno dei confini avevano acquisito nel tempo sempre più potenza ed autonomia. Tra questi i Visigoti, i Suebi, i Burgundi e i Vandali. Inoltre, vaste regioni dell'impero erano rimaste prive di protezione militare ed erano alla mercé di briganti e invasori. Oltre i confini dell'impero, il popolo nomade degli Unni, sotto la guida di Attila, aveva sottomesso molte delle popolazioni barbariche che un tempo premevano ai confini romani, venendo però a costituire un regno molto più potente e pericoloso dei precedenti nemici di Roma. La minaccia unna era tanto grande che l'imperatore d'Oriente Teodosio II acconsentì al pagamento di un tributo annuale al popolo delle steppe in cambio della pace. Questa situazione durò fino al 450 d.C., quando Teodosio morì e gli succedette Marciano, un sovrano ben più risoluto che negò ad Attila il tributo annuale preferendo la guerra. Attila, ben consapevole dell'impossibilità di assediare con successo Costantinopoli, volse i propri interessi verso l'impero d'Occidente. L'imperatore romano d'Occidente in carica era Valentiniano III, ma da tempo le sorti dell'impero erano rette dal generale Flavio Ezio, un militare romano che si era formato al seguito del re dei Goti Alarico prima e dello zio di Attila, il re degli Unni Rua, poi. Con gli Unni in particolare Ezio creò un forte legame di collaborazione, grazie al quale riuscì a sgominare la concorrenza al ruolo di Magister Militum, il massimo grado militare dell'impero. Per l'impero d'Occidente la situazione degenerò quando Onoria, sorella dell'imperatore Valentiniano III, rifiutando il matrimonio combinato impostole dalla corte imperiale, chiese aiuto ad Attila e questi la volle fare sua sposa. L'imperatore rifiutò di concedere la sorella in sposa, temendo di dover dividere il potere imperiale con l'ingombrante pretendente. Per tutta risposta, Attila organizzò una spedizione di invasione della Gallia alla guida di un grande esercito composto in particolare da Unni e popoli sottomessi tra i quali Ostrogoti e Getidi. Ezio reagì all'invasione unna ottenendo l'alleanza e l'aiuto dei popoli Visigoti, Burgundi e Alani, che risiedevano all'interno dell'impero, e marciò contro gli invasori affrontandoli in Gallia presso Chalon e in Champagne il 20 giugno 451, in una battaglia che diventerà nota come Battaglia dei Campi Catalaunici. Attila poteva schierare un esercito di circa 150.000 uomini, a fronte dei 120.000 imperiali. Lo schieramento romano vedeva i Romani sul fianco sinistro guidati da Ezio, i Visigoti di Teodorico alla destra, gli Alani di San Gibaldo al centro. L'esercito avversario si schierava invece con Attila al centro, a sinistra gli Ostrogoti al comando dei tre fratelli Valamiro, Teodemiro e Videmiro, a destra Ardarico coi suoi Gepidi. L'esercito romano era quindi costituito da un numero limitato di soldati romani e una moltitudine di guerrieri appartenenti a popolazioni solo formalmente sottomesse al potere imperiale. In mezzo ai due eserciti c'era una collina di grande importanza strategica e Romani ed Unni se la contesero accanitamente, mentre gli Alani e i Visigoti affrontavano duramente i Gepidi e gli Ostrogoti. La conquista da parte dei Romani della collina ai danni degli Unni e la sconfitta degli Ostrogoti causarono lo sbandamento dell'esercito di Attila. A questo punto Attila si rifugiò nel suo accampamento, aspettando che il suo esercito fosse distrutto dagli imperiali. Ma Ezio, che non voleva eliminare un possibile alleato antivisigoto, non assediò il campo unno, lasciando Attila libero di tornare in patria. I Romani lasciarono sul campo 50.000 guerrieri, mentre gli Unni 70.000. La vittoria conseguita da Ezio ai campi catalaunici non fu risolutiva. Gli Unni non furono infatti annientati, poiché il generale romano voleva mantenere bilanciate le forze tra essi e i Visigoti. Attila, potendo ricomporre il suo esercito, invase l'Italia l'anno seguente, ma nel 453 d.C. morì per un'emorragia. Ezio invece fu ucciso nel 454 d.C. dallo stesso imperatore Valentiniano III, in seguito ad una lite. Nel giro di 2 anni scomparvero i due più grandi protagonisti degli ultimi anni dell'impero romano d'Occidente, che si ritrovava ora privo di un grande generale che si reggesse a difesa di ciò che restava della romanità.